Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora siamo arrivati alla fine del test di durata. Il test di durata chiaramente un pochino breve per me, però sono stati 3 giorni intensi e in realtà non è ancora finito, abbiamo ancora un po' di strada da fare, ma abbiamo affrontato con questa moto un po' tutte le condizioni, nel senso che abbiamo percorso autostrada, abbiamo fatto traffico cittadino, abbiamo preso caldo, abbiamo preso pioggia e ho fatto tante strade provinciali che sono secondo me quello che è per questa moto un po' il suo pane, o meglio, questa moto sarebbe nata per fare i raid, per fare lunghe tratte magari anche in posti ostili, difficili da affrontare, però secondo me l'utente medio, il pilota che comprerà questa moto, lo vediamo spesso che la utilizza in città, magari per andare a lavoro, per andare al mare, per fare le vacanze. E allora grazie a Motosprint Racing di Genova noi abbiamo fatto questo test in cui ho potuto simulare un po' quelle che sono appunto tutte le possibilità che uno può affrontare. Ho fatto anche un pochino di sterrato per capire che soprattutto con questa versione, con questo peso, che se sulle prime può sembrarvi comunque ridotto rispetto a una moto come sapete che io ho, il Multistrada V4, è comunque una moto che pesa, perché stiamo parlando di 220 kg. Adesso io mi sono appuntato un po' di idee che ho messo giù in questi giorni e cercherò di raccontarvele proprio come se stessi raccontandole a un amico. E partirei dal motore, che è il CP2 di Yamaha, quindi bicilindrico parallelo, che a me, come sapete, perché se aveste visto altre mie prove già lo sapete, mi è sempre piaciuto molto, perché ha un'erogazione che io descrivo come lineare, dolce, e continuo a confermarlo. E l'unica cosa che però rovina questo motore è quello che probabilmente arriverà alla fine dell'anno. Sono spuntate delle fotografie già spia della nuova Ténéré per il 2025. Probabilmente arriverà, immagino, ipotizzo un ride by wire, perché questa moto, se si può dare qualche critica a questa moto, è proprio la quasi totale mancanza di elettronica, quindi molte persone la apprezzeranno, però nel 2024 ci sono competitor anche entry level che costano molto molto meno, questa è circa, dovrebbe essere sui 13.000, non hanno queste lacune. E allora quindi sì, un bel motore dolce che riprende bene e sia sempre quella cosa che chi fa poi un po' di enduro, un po' di sterrato ricerca, e che devo dire piace molto anche a me, il prot, cioè il primo colpo di gas, quando si prende il gas in mano. Questa moto ce l'ha ed è molto piacevole, molto bello. La potenza è sufficiente, ma non è nulla di trascendentale. Soprattutto ci si ritrova con una moto che pesa, se si è in due, soprattutto magari anche su un passo in salita e si deve affrontare un sorpasso. Insomma, bisogna un attimino calcolare come, se non avete una moto, non venite da una moto più potente, non fareste. Con questa moto invece dovete farlo, dovete pensarci di più, perché insomma la copia e la potenza sono quelle di un 700 con poco più di 70 cavalli. Quando si cerca quella guida pulita, quel flow fra le curve, si deve sempre dosare in modo millimetrico il gas, e molto spesso non ci si riesce, e quindi questo sporca un po' la guida. Parlavo anche del motore e vi dico anche che vi segnalo che ha poco freno motore, è molto scorrevole, quindi vi ritrovate spesso a usare il freno posteriore per cercare di far chiudere le curve, anche perché questa moto ha il 21 all'anteriore e quindi non chiude le curve come un 19, ancora di più come un 17. Il sound a me piace, ma qua è soggettivo, a mia moglie non piace. Io lo definisco corposo, presente, con un certo carattere. Parliamo della ciclistica. Allora, la confidenza è immediata di questa moto, devo dire che dà subito tanta confidenza. Per me è promossa a pieni voti, così come anche la frenata. L'unica cosa che io giudico un pochino inferiore è il mono. Se abbiamo delle sospensioni Kayaba da 43 regolabili che sono molto scorrevoli, il mono invece lo trovo più secco, me lo sono anche segnato. La forcella non fa sentire troppi trasferimenti di carico, nonostante abbia 230 mm di corsa, 230, 240, invece il mono è un po' secco, e ho provato anche a regolarlo, a togliere qualche click anche nella guida da solo, perché l'ho guidata sia da solo che in coppia, ma lo trovo comunque abbastanza secco. E anche lei dietro sentiva i colpi, le botte. La distanza dalle pedane è buona, c'è molto spazio, questo anche perché la sella comunque è molto alta, c'è molto spazio, non si riesce a dare carico sulle pedane. Mi allaccio al discorso dell'ergonomia. L'ergonomia è buona, mi piace il manubrio abbastanza stretto. Il punto che mi ha richiesto un po' di tempo con questa moto è stato proprio il tipo di guida da adottare,
perché se con altre moto non di questa categoria entro subito in confidenza, so subito come guidarle, con questa moto mi sono reso conto che carico sulle pedane non riesco a darne, e quindi anche portare il casco all'interno della curva, le spalle all'interno della curva, con questa moto non mi sembrava che pagasse, e infatti non riuscivo ad avere una buona fluidità di guida. Allora poi ho iniziato a guidarla più di manubrio, quindi a cercare di tirare più giù la moto, e mi sono reso conto che ne ha guadagnato tantissimo di efficacia. Sottolineo che questa moto è molto sensibile al carico, infatti guadagna tantissimo a guidarla da solo rispetto a guidarla in coppia. Io ho sentito molta differenza, riesco a essere molto più fluido e mi dà molta più la percezione, la dà anche in due, ma mi dà più percezione che sia questo effetto di maggiore inerzia dovuto dall'effetto giroscopico della ruota maggiore, si avverte ed è molto piacevole, perché anche su strade strettissime, dove questa moto secondo me fra i 30 e 80 km/h dà il suo meglio, riesce comunque a essere molto molto piacevole, a scorrere molto bene. La protezione aerodinamica ha un'ottima, questa versione, la versione World Raid, un'ottima protezione nella parte bassa dovuta dal serbatoio, da questo doppio serbatoio da 23 litri. È molto buona nella parte bassa, e come problema, insieme a una gestione non buonissima del gas, riscontriamo entrambi delle alte temperature nella zona sella. Anche il passeggero l'avverte molto. È vero che siamo partiti che c'erano 32 gradi, ma anche quando poi le temperature sono calate nei punti più alti che abbiamo affrontato nei nostri viaggi in questi giorni, le temperature comunque sono abbastanza fastidiose. Aria ne arriva non tantissima, nel senso che comunque la protezione, per essere la moto che è, non è male, non si hanno particolari turbolenze. Ho sempre guidato comunque con la visiera leggermente aperta, c'è da dire, proprio per le temperature, però devo dire che il riparo aerodinamico non è male, anche le vibrazioni sono molto basse, direi non avvertibili. Si viaggia a 130 orari, circa a 6.000 giri, dove compaiono le prime vibrazioni fra sella e pedane, ma assolutamente di bassa intensità e nella norma, non sono fastidiose. Poi su strada si snocciolano bene. Il cambio, un altro elemento che mi piace proprio tanto, questo cambio, gli innesti sono, anche senza quick shift, sono talmente precisi e si sentono talmente bene che anche a salire di marcia è possibile, chiudendo il gas nel momento giusto, la marcia si mette dentro anche senza frizione, volendo, frizione che comunque rimane morbidissima. La sella, oltre a arrivare tanta temperatura, e questo è il terzo punto negativo secondo me di questa moto, che può essere certamente modificato con un aftermarket o con una sella comfort, la sella è molto sostenuta, e dopo, se sulle prime può sembrare comunque la moto comoda, dopo 2 ore segnalo che comunque inizia a farsi sentire, e si fa sentire per tutte e due. Nel complesso sono stati 3 giorni con questa Ténéré belli. Vi ricordo che questa moto sarà in vendita, quindi ve la prendete dopo che è stata nelle mie strade, nei miei posti, a 2000 km, passate da loro se volete avere informazioni. Gira regolare come un orologio, devo dire che è stata comunque utilizzata per i test ride, ma devo dire che gira molto bene. L'ABS, vi segnalo ancora la poca elettronica che c'è. L'ABS è facilmente, dalla rotellina qua al menu, è facilmente disinseribile anche al posteriore. Purtroppo si riattiva ogni volta che si chiudono le chiavi. A few moments later. Adesso vi faccio vedere il dashboard, perché può essere interessante farvelo vedere, perché è molto carino. Comunque una strumentazione da 5 pollici messa in verticale tipo roadbook, e come vi facevo vedere, i consumi, un altro elemento che non ho citato. Questi sono i consumi che abbiamo avuto nel nostro viaggio, andando esattamente come sarei andato probabilmente con un'altra moto. Ok che è l'indicato, ma sono partito che si è consumata soltanto una tacca, quindi comunque consuma veramente poco questa moto. Allora adesso premendo il tasto menu si apre il menu, dove si possono scegliere l'ABS, dove si può scegliere appunto come disabilitarlo, se completamente o solo sulla ruota posteriore, e poi ci sono anche i vari temi, il collegamento col telefono, dove si può effettuare le chiamate se avete un Bluetooth. I temi cambiano, è molto semplice, i pittogrammi qua diventano diversi,
Adesso vi facciamo vedere anche come sta il passeggero, così avete diciamo una visuale totale. L'assistente, moglie. Le gambe sono molto riparate, abbiamo preso anche pioggia, non era fortissima, di grande intensità, però comunque eravamo protetti. E si è molto vicini, si è sullo stesso piano, quindi il passeggero non avrà visuale davanti a voi. È stata un'altra critica che si è mossa al fatto che questa moto non ha il sellino posteriore su un altro piano come le turistiche. La postura è molto naturale, la parte bassa, come vedete, praticamente non tocco terra, e ora ho dai dietro e ora ho tolto anche dei click di precarica molla, quindi è troppo alta assolutamente, e anche con una sella bassa parte comunque troppo alta secondo me questa moto per essere scelta da una persona come me alta 1,70. Per la prova direi che è tutto. Tu quindi, a parte la sella dura, come sei stata? Insomma, così. Bene. Viaggio lungo, bisognerebbe provare con una sella comfort, e comunque anche salire e scendere da una moto così è veramente impegnativo, quindi assolutamente la versione diciamo standard. No, ma anche per me. Discorso sterrato che ho affrontato soltanto marginalmente e che credo che avrete visto nell'altro video, adesso non lo so dove verrà messo. Discorso sterrato è lo stesso discorso, cioè una moto del genere 215-220 kg col pieno è tantissimo comunque per affrontare sterrati. Io ho fatto uno sterrato che era un po' più di una strada bianca, nel senso che comunque c'era il segno del passaggio dei trattori, c'era anche dei pezzi di sasso smosso, e onestamente non me la sono sentita di proseguire perché non ero vestito comunque con le protezioni giuste, e comunque non mi pareva carino la prima long test che mi danno una moto di stendergliela, perché dovevo provarla in un certo modo. A un certo punto ho capito che anche soltanto per girarla si capisce che ci vuole una moto che pesa 40 kg in meno per fare certe cose, per farle con tranquillità. Ecco, dicevo, una strada militare l'ho fatta anche con multistrada, uno era la mia moto, secondariamente tocco comunque meglio rispetto che su questa moto qui, quindi cioè si parte comunque da un punto diverso. Faccio una piccola disamina diciamo su quello che secondo me, questo esula un po' dalla recensione, su quello che secondo me sono queste moto. Sono moto che intanto appunto non dovrebbero essere guardate da persone che sono di una certa statura, perché poi andare a sacrificarle come molti danno anche la possibilità, molte case, di abbassare le sospensioni, di avere la sella tanto più bassa, scavarla magari anche, si va un po' a pregiudicare quello che è la natura e l'indole della moto. Molte moto vengono prese per farci il casalavoro, ma se devo dire che questa moto è estremamente più comoda, per esempio, di una naked non troppo sportiva, cito per esempio le Suzuki nuove, o comunque ci sono moto che non sono estreme, ma anche una Tuono 660 che comunque non è estrema, non la trovo così più comoda semplicemente perché ho il busto più eretto. Comunque non avete una protezione aerodinamica di una turistica, certo su questa potete montare le borse, però comunque non mi sentirei di andare ad affrontare dei grandi sterrati con questa moto, perché comunque è grossa, è soltanto un po' più leggera di una maxi enduro, di una crossover, di una moto di questo tipo. Quindi fate anche un pensiero sull'utilizzo che poi andrete a fare della moto. Per Angie direi che è tutto. Posso scendere? Per Ania anche, che direi che ora vuole scendere dalla moto. E mi raccomando, iscrivetevi, vediamo come si scende dal Tenere 700. Vai. No, ce l'ha fatta. Così si sale. Sì, sono salita, ma non abbiamo bauletto, non abbiamo borse. Zaini adesso. Vai, prova a scendere. Faccio la palestra. Ragazzi, il video si conclude con mia moglie che continua a salire e scendere dal Tenere 700. Per salire e ritorno ci riesco. E il video può andare avanti in loop, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto questo video e seguite il video della prova esperienziale, diciamo, dove faccio vedere un po' di altre cose che esulano dalla recensione. E questo video va così. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao.